dovuto lasciare la conferenza e lascerei ora la parola a Rabbi Weiss, che abbiamo avuto l'onore di ospitare in varie nostre conferenze, soprattutto per quanto riguarda la Palestina, esponente rappresentante dell'organizzazione ebraica ortodossa Neturei Karta, che appunto ha come scopo principale quello di diffondere gli insegnamenti originali dell'ebraismo. So please, Rabbi Weiss, if you can join us, and your mic is open now. Yes. Do you hear me? Yes. Okay. With the help of the Almighty, I pray to the Almighty that He should bestow upon me His truth and wisdom, that I may be worthy of conveying His message to this distinguished gathering, and so we may sanctify His name and, inshallah, bring peace to the world. Quindi incomincia con il nome dell'Altissimo, chiedendo all'Altissimo di aiutarlo a riuscire a comunicare il suo messaggio e inshallah di appunto poter condividere quello che è il messaggio di Dio. I am very thankful and humbled and honored to be invited to this conference. It is to be representing, with God's help, the words of the Almighty is a really a great privilege, and I thank the organizers, and may the Almighty bless them for giving me this great privilege. Ringrazia gli organizzatori per averlo invitato a questa conferenza e è onorato di essere qua e di nuovo spera che ringrazia Dio e spera che possa aiutarlo appunto a comunicare e a comunicare sì, il messaggio divino. The time is extremely limited, so I won't be able, unfortunately, to delve into this critical subject, but I just, with the help of the Almighty, hope to just open a window, shed a little light, and from there we hope that the attendees and the world will be able to go further and study the subject properly. Sì, siccome non abbiamo molto tempo a disposizione, perché comunque ci sono tanti relatori, lui darà alcuni spunti che spera che comunque possano essere di ispirazione. Unfortunately, Judaism has been, I wouldn't say hijacked because it cannot be stolen, but it has been attempted to be hijacked by the Zionist movement around the world, and especially in Palestine and occupied Palestine. Prima di tutto lui quello che precisa è che purtroppo l'ebraismo è stato, potremmo dire, rapito dal sionismo in Palestina. So we have to firstly very clearly state that Judaism is a religion of 3,000 years. That means to be subservient to the Almighty, and that is all what it is, to be subservient to the Almighty and to uphold a covenant that we made with the Almighty 3,000 years ago. Quindi la prima cosa che è necessario specificare è che il giudaismo è una religione di 3.000 anni fa, il cui concetto principale è la sottomissione a Dio, è un patto di sottomissione a Dio. While Zionism is a political nationalist movement that started around 150 years ago, it is totally incongruous. It is contradictory to this whole concept of being subservient to God. It is a transformation into a base political, material concept, a nationalist concept. Mentre invece il sionismo è un movimento politico nato circa 170 anni fa, quindi una cosa materialista, politica che non ha niente a che fare con la religione. Judaism
is a religion and connected to the Almighty, and God commanded us that we should emulate God, that we should be kind, to be just as God is compassionate. We should be compassionate. We should be a light to the people of the world, how one should serve the Almighty and how one should live their life in holiness. Mentre invece il giudaismo è appunto una religione che cerca di imitare Dio, nel senso che come Dio per esempio è compassionevole, anche l'essere umano deve imitare Dio e cercare di essere compassionevole nei confronti degli altri, come Dio deve cercare di dare, di esprimere luce agli individui, agli esseri umani. And that is why we were always able to, and in factuality did, live together with Muslim, distinctly religious Muslim people and Christian people. We lived together both in Al-Quds, in Jerusalem, in the Holy Land, and throughout the Arab and Muslim land. We lived together in harmony and peace. Ed è per questo motivo che ebrei, cristiani e musulmani, sia a Gerusalemme sia negli altri territori arabo-musulmani, sono sempre riusciti a convivere in pace. Because the religion is not the issue of the conflict. It has nothing, absolutely nothing to do with this unfortunate, tragic Nakba, this conflict that has been taking place since the advent of Zionism. Quindi la religione non ha niente a che fare con quello sfortunato, con quel conflitto che purtroppo di cui tutti siamo testimoni in questo momento, non ha assolutamente niente a che fare con la religione, ma è una cosa che riguarda appunto il sionismo. As you can see, we have many pictures, and in the Palestinian museums, you can see pictures how Jews and Arab and Muslims lived together, babysat each other's children, helped each other, and religion was never an issue of conflict. E quindi dice ci sono immagini come quella che ha mostrato e ci sono anche altre immagini che mostrano come appunto ebrei, musulmani e cristiani vivessero tranquillamente in pace prima dell'avvento appunto del sionismo, i bambini giocavano insieme e quindi questo conflitto non ha niente a che fare con la religione. So I just want to scroll through the history that in the 1920s, our chief rabbi, nothing to do with the Zionist rabbinate or the chief rabbi, which is unacceptable. We had chief rabbis, and our chief rabbis from the beginning stood in opposition to Zionism and stood together with the Palestinian and with the Muslim leaders and the Arab leaders in peace. Quindi dice che fin dall'inizio, negli anni 20, il loro capo rabbino era dalla parte appunto dei palestinesi, degli arabi, capo rabbino che non ha niente a che fare col capo rabbino che c'è ora nella Palestina occupata, e quindi appunto lui era dalla parte dei palestinesi, degli arabi. So I just trying to show this is Rabbi Sonnenfeld together visiting the king of Transjordan in the 1920s to express his opposition to the Zionism and to tell him that the Jews do not accept this and we want to be loyal to the king of Transjordan and to the Arab populace. Quindi questa immagine mostra il loro rabbino capo che appunto faceva visita al re della Giordania, perché allora la Palestina era praticamente sotto la giurisdizione della Giordania, dove appunto il rabbino capo dimostra la sua solidarietà e fa capire che appunto questo movimento politico sionismo non ha niente a che fare con il giudaismo. When this Zionism, they declared by the United Nations that they're going to ratify, the United Nations declared they're going to ratify a so-called Jewish state. Our chief rabbi of the time, Rabbi Dushinsky, said to the United Nations, and this is United Nations documents,
This is from the United Nations documents. He said, we furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. E questo, adesso questo documento che sta facendo vedere si può trovare tranquillamente nell'archivio delle Nazioni Unite e è il momento appunto in cui il loro rabbino capo si è opposto alla decisione delle Nazioni Unite di creare uno Stato ebraico in Palestina. Quindi loro si sono opposti, loro stessi ebrei si sono opposti alla creazione di uno Stato ebraico in qualsiasi parte del territorio palestinese. And further going on, when the Palestinian Authority was created, so our spokesperson, Rabbi Herschel, blessed memory, stood together with President Arafat to express our solidarity and suffering and hurt about the suffering of the Palestinian people. Anche questa immagine che ha mostrato dimostra come il capo rabbino più recente abbia anche in questo caso incontrato Arafat per esprimere la loro solidarietà ai palestinesi. Throughout the world, the Jewish world will remain together in solidarity and cry with the suffering of the Palestinians. This is gathering in the streets of Al-Quds in Jerusalem when we took up the last chief rabbi who's alive today in Jerusalem. This is Rabbi Dovid Weiss, not a relative of mine, but who's the chief rabbi presently of the religious communities that is anti-Zionist. Queste immagini che ha mostrato sono le manifestazioni a cui gli ebrei ortodossi partecipano in solidarietà ai palestinesi e la seconda immagine che ha mostrato era il loro rabbino capo, Rabbi Weiss, che anche lui appunto ha partecipato a queste manifestazioni dimostrando la sua solidarietà al popolo palestinese. And around the world, invariably, the hundreds and thousands of Jews who are true to the religion Judaism stands and demonstrates. Here they're demonstrating in front of the White House against when Netanyahu came to visit the president. They're all standing as around the world, the very religious Jews, that we will never accept the existence of the state of Israel because it's against our Torah. It's unacceptable. E ecco, queste sono altre immagini appunto di manifestazioni diciamo in giro per il mondo dove gli ebrei ortodossi, quelli veramente religiosi, si oppongono allo Stato di Israele che è contro gli insegnamenti della Torah. We get beaten in the streets of Jerusalem. As you can see, many pictures. This is of Jews being brutally beaten because they stand in opposition to the occupation of the Palestinian people, of the existence of the state of Israel. They get beaten and arrested. Queste sono immagini dove appunto addirittura loro vengono picchiati quando partecipano a queste manifestazioni a favore dei palestinesi, vengono picchiati dalla stessa polizia israeliana. They refuse to serve in the army, so the boys and girls, everybody who turns 17, because it's required to serve in the IDF, so our boys and girls get arrested because they refuse to serve in the army and they get brutally beaten. Old men, children get beaten and arrested because they refuse to accept the existence of the state of Israel. Poi un'altra cosa che ha aggiunto è che i loro giovani, siccome in Israele è obbligatorio a 17 anni unirsi all'esercito, sia per le ragazze che per i ragazzi, i membri ortodossi we as Jews will always continually state that our religion is that we should emulate God, that we should teach to be compassionate, not to steal, not to kill, and to be good citizens and good friends with our neighbors, and especially to the Muslim people who took in the Jews for so many hundreds of years when we were being murdered in Europe by the Inquisition and so forth, that we are thankful. And that is what our teaching, our Judaism teaches.
This is our Judaism, to be thankful and not to occupy. This is what we teach our children. Dice che il vero ebraismo è quello che appunto insegna ad essere gentili con gli altri, a non rubare, a soprattutto non maltrattare gli altri, a non occupare i territori degli altri e soprattutto dice in particolare territori dei musulmani che sono comunque hanno aiutato gli ebrei, hanno accolto gli ebrei in periodi difficili, quindi And secondly, Jews are not even allowed to have a state. Since the destruction of the temple 2,000 years ago, God sent us into exile. We're not even allowed to have a state, even if it would not affect or hurt or harm the indigenous people like the Palestinians. E quindi io adesso ho un po' di problemi di audio, non so se mi sentite ancora bene perché a me arriva molto in ritardo. Comunque, se ho capito bene, lui ribadisce appunto il fatto che non accettano lo Stato di Israele, l'occupazione di questo territorio. So we, as Jews around the world, we hurt, we cry with the Palestinians, and we, with God's help, inshallah, always go out on the streets and stand in the opposition of the occupation and pray to the Almighty for a speedy, peaceful, and total dismantlement of this occupation, this Nakba, the state of Israel. Alle manifestazioni contro lo Stato di Israele a fianco dei palestinesi e pregano l'Altissimo per che al più presto questa occupazione venga smantellata. Inshallah, we hope this will happen soon in our days, and I would love to again come to be live in Italy to be able to speak to the wonderful people in Italy as I remember as it was in the past, and one day that we should be able to go to a free Palestine and celebrate together as with the return of the Palestine to the people of Palestine, inshallah, soon in our days. Inshallah. E dice che spera di poter venire per il pubblico italiano riguardo alla questione palestinese e inshallah che se Dio vuole molto presto potremo andare tutti in Palestina e festeggiare la liberazione della Palestina. Thank you very much, Rabbi Weiss, for your speech. You're welcome. Ringrazio Rabbi Weiss perché comunque ha fatto riferimento a un argomento molto importante che in ogni caso è strettamente legato a quello dei valori umani, alla situazione in cui viviamo oggi. Il popolo palestinese comunque è probabilmente uno dei popoli al mondo i cui diritti umani appunto vengono, anche se oggi questa parola diritti umani viene usata purtroppo a sproposito, però i loro diritti vengono violati e quindi anche parlare di comunque una situazione diciamo così reale ha arricchito la nostra conferenza.